Anche per me è arrivato il momento di parlare del film più discusso dell'ultimo periodo. Confesso che io l'avevo già visto 2 volte al cinema diversi mesi fa, avevo pure cominciato a scriverne la recensione, ma un po' perché non mi convinceva, un po' per altri motivi, avevo interrotto il lavoro. Dopo averlo visto una terza volta pochi giorni addietro, sono ora pronto a parlare di Everything Everywhere All at Once. Pellicola dal titolo estremamente suggestivo, quella del duo registico soprannominato The Daniels, già autori di un lavoro bizzarro e sopra le righe come Swiss Army Men, che in questo caso costruiscono la loro opera attorno al concetto di multiverso, che va tanto di moda in questo momento grazie alla nostra amica Marvel, utilizzando tale stratagemma per mettere in scena in modo estremamente originale un dramma familiare, attraverso il quale vengono esplorati i conflitti generazionali, le barriere che si vengono a creare tra persone vicine a causa di rimpianti e circostanze avverse, ma soprattutto, immergendoci più in profondità, vediamo come la pellicola cerchi anche di dare risposta ad un interrogativo universale dell'essere umano. Cominciamo proprio parlando della componente preponderante all'interno della pellicola, attorno alla quale viene strutturata l'intera storia, ovvero il concetto di multiverso. Quando espedienti narrativi di questo tipo vengono utilizzati all'interno di film e serie, il rischio è sempre quello di andare a costruire situazioni intricatissime che possono risultare confusionarie per lo spettatore, magari anche a causa di una rappresentazione non proprio chiara e pulita. Fortunatamente in questo specifico caso ciò non accade. La pellicola fornisce tutti gli elementi per poter essere compresa, vengono definite le regole del mondo in cui ci troviamo attraverso spiegoncini ben contestualizzati e non ci sono mai contraddizioni nella finzione scenica. In più, nonostante il film sia abbastanza complesso, perché le azioni che vediamo si articolano su diversi piani narrativi, la storia non risulta mai confusionaria, è sempre tutto estremamente comprensibile e facile da seguire. Merito di una sceneggiatura particolarmente attenta sotto questo punto di vista, perché gli autori erano consapevoli di come un piccolo errore avrebbe potuto far crollare il macrocosmo che cercavano di costruire, facendo sentire per tutto il tempo lo spettatore sballottato all'interno di sequenze illogiche e prive di significato. Non vorrei farvi avere un'idea sbagliata su questo film, perché comunque mi sto rendendo conto che da come ne stia parlando potreste bollarlo come pesantuccio. Multiverso, piani narrativi che si sovrappongono, dramma familiare, interrogativi umani, poi andate a vedere la durata, che insomma sono 2 ore e 20, e dite ma chi me lo fa fa? Ci tengo quindi a precisare che la pellicola non è assolutamente così impegnativa come può sembrare, anzi è molto leggera e divertente. Vengono mescolati al suo interno diversi generi come fantascienza, commedia, anche demenziale, dramma e soprattutto azione, in particolare quel tipo d'azione riguardante le arti marziali. Pensate solo che inizialmente il ruolo principale doveva essere di Jackie Chan. Si susseguono tantissime scene di combattimento che, merito di un preciso stratagemma, si rinnovano volta dopo volta e riescono quindi a non annoiare. Aggiungete a ciò anche una regia estremamente dinamica, con un bel montaggio, grazie ai quali ogni sequenza viene portata su schermo nel modo migliore possibile, rendendo il tutto assolutamente chiaro e non confusionario per lo spettatore, una caratteristica non scontata quando si parla di scene action. Inoltre il continuo salto dei personaggi da un universo all'altro viene rappresentato in modo eccellente. Dal punto di vista registico c'è da aggiungere che i Daniels fanno un interessante uso del cambio di formato, collegandolo a specifici momenti. È così che questa soluzione deve essere adottata, non completamente a caso come è stato fatto ad esempio in Blonde. Ci sono altre componenti tecniche che meritano di essere menzionate, come il sonoro, che incrementa enormemente l'impatto di alcune sequenze. Ne ho 2 in mente in particolare, a cui magari farò riferimento nella parte spoiler, e anche l'utilizzo delle luci, tramite le quali in determinati momenti viene ampliato il dinamismo delle scene, comunicando perfettamente a chi sta guardando le sensazioni che la protagonista sta provando sulla propria pelle. Importantissimo anche l'utilizzo dei costumi, gli abiti vengono utilizzati come mezzo di comunicazione ed espressività, fornendoci indizi sulla personalità delle varie versioni dei personaggi nei differenti universi. Un esempio sono i look estremi e ricchi di dettagli di Joe Tupaki, che nel film rappresenta il caos. Al netto di tutti questi lati positivi, c'è da dire però che il film ha comunque un difetto abbastanza importante, ovvero la durata. Non tanto perché 2 ore e 20 siano troppe, ho visto al cinema film più longevi avere molte meno cose da dire, ma piuttosto perché alcune situazioni vengono tirate troppo per le lunghe, sia nella parte iniziale che in quella finale. Non sono forzature, soprattutto nella prima metà di pellicola, in quel caso non è un annacquare il contenuto, viene fornita una giustificazione, però in certi momenti viene quasi da dire ho capito, bello divertente, ma adesso andiamo oltre, voglio vedere il passo successivo, mentre la parte finale viene indebolita da questa eccessiva durata, facendo affievolire la forza del messaggio che voleva trasmettere. Per tutti gli ultimi 30 minuti si raggiungono momenti particolarmente emozionanti, ma ogni volta invece di spingere sull'acceleratore per scatenare commozione, il film si arresta e fa un passo indietro, come se si fermasse proprio sul più bello. Ripetendo questo schema diverse volte, lo spettatore comincia a sentirsi stufo, appesantito. Credo che asciugando un po', il finale ne avrebbe giovato non poco e il messaggio sarebbe risultato più impattante. Secondo me, tale sensazione viene enfatizzata anche dal posizionamento dell'intervallo in sala, troppo presto.
doveva essere messo almeno mezz'ora più avanti per spezzare e dare tempo al pubblico di rifiatare. Sebbene questo sia un difetto abbastanza importante per la fruibilità dell'opera, la qualità del film resta generalmente elevata. È chiaro come gli autori abbiano investito tanto in questo progetto e siano persone che davvero amino il cinema, anche banalmente dalle citazioni inserite qui e là, quelle a Ratatouille, Matrix e 2001 Odissea nello spazio le più evidenti. Prima di passare alla parte spoiler ci tengo a dire che fortunatamente anche qui in Italia è stato mantenuto il titolo originale, meno male non si sono avventurati in traduzioni improbabili o modifiche, perché quelle parole sono importantissime nella storia. Incorrere in cambiamenti alla "se mi lasci ti cancello" sarebbe stato a dir poco criminale. Detto questo, saluto chiunque non avesse ancora visto il film e gli spoiler cominciano tra 3, 2, 1. A questa pellicola va il grande merito d'essere riuscita a sorprendermi più volte durante la visione. Sarà perché non sapevo assolutamente nulla prima di andare in sala, nemmeno che fosse un film d'azione, ma per me è stata una scoperta continua. Veniamo rapiti dalla storia fin dal primo istante, grazie ad una sequenza iniziale ben delineata che ci catapulta perfettamente nella situazione caotica della famiglia protagonista. I problemi di Evelyn con la figlia, le bugie al padre, il marito che vuole chiederle il divorzio e le ispezioni fiscali cui è sottoposta alla lavanderia. In questo momento vengono inoltre inseriti elementi che assumeranno grande significato con il proseguire della pellicola, come gli occhi che Evelyn trova appiccicati un po' ovunque e lo sguardo di Joy che si perde nel vortice nero della lavatrice, simile a quel mare di oscurità che troveremo più avanti all'interno del famoso bagel creato da Jobu Tupaki. Nel momento in cui Evelyn fa il suo ingresso nell'ufficio delle imposte, il film comincia a mutare e continuerà a farlo fino alla fine, passando come detto precedentemente attraverso vari generi. È proprio questa continua evoluzione il grande punto di forza della pellicola, grazie alla quale la storia assume diverse chiavi di lettura. Oltre al mero intrattenimento dovuto a sequenze di combattimento ben girate, la prima interpretazione che si può dare al film è quella di un modo originale per presentare un dramma familiare, scaturito principalmente dalla situazione della protagonista. L'incapacità di Evelyn di accettare la sessualità della figlia, forse anche per motivi culturali, rifugiandosi dietro la figura del vecchio padre che non capirebbe, è causa di attrito tra le due. Addirittura dopo aver scoperto come Joy fosse Jobu Tupaki, questa entità capace di esistere contemporaneamente in ogni universo, la prima cosa che le dice è: le hai fatto credere di essere gay. Questo per far capire la totale incapacità della madre di accettare la figlia per quello che è. Anche i problemi con Waymond scaturiscono dalla condizione di Evelyn, che sentendosi una persona inutile, incastrata in un'esistenza vuota, ripetitiva e priva di significato, trascura e dimentica lo straordinario individuo che si ritrova accanto. La cosa divertente è che a rendere speciale la protagonista sarà proprio il suo essere totalmente anonima, riesce ad assorbire così bene le abilità delle varie versioni di se stessa negli altri universi, proprio perché in questo è incapace di tutto. Seguendo lo sviluppo del personaggio attraverso questa sorta di superpotere, il film può anche essere letto come un'interessante interpretazione della DHD, ovvero il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, che scatena nel soggetto sintomi come difficoltà d'attenzione prolungata, concentrazione e incapacità di portare a termine attività, oppure iperattività e impulsività, ma ci sono anche persone che manifestano entrambi gli stati esattamente come Evelyn, malattia di cui tra l'altro soffre anche uno dei due registi, scoperta proprio mentre scrivevano la sceneggiatura. Un'ulteriore lettura che considero la più affascinante del film ci viene fornita dal nichilismo iniziale della protagonista, estremizzato nel personaggio di Jobu Tupaki. Dopo aver raccolto tutto all'interno di un bagel, questa sorta di entità sostiene di aver scoperto un'assoluta verità, ovvero che nulla abbia importanza, ma nonostante ciò cerca insistentemente una Evelyn che possa arrivare alla sua stessa condizione, sperando riesca a vedere qualcosa che a lei fosse sfuggito. Jobu Tupaki, con il suo bagel esistenziale, rappresentano il grido d'aiuto di Joy, una giovane ragazza che sta pensando di suicidarsi perché, resasi conto di come un'esistenza breve e futile come la nostra sia totalmente priva di significato, desidera abbracciare la morte per fuggire da questa prolungata e inutile sofferenza. La sua è una domanda che penso tutti si siano posti almeno una volta: se alla fine nulla ha senso, perché continuare ad andare avanti? La risposta che suggerisce il film è che proseguiamo a vivere appoggiandoci alle altre persone. In fondo siamo tutti sulla stessa barca, ci siamo ritrovati in questo mondo senza chiederlo e ognuno sta combattendo le proprie battaglie. Tanto vale trattarci l'un l'altro con gentilezza, come sostiene fermamente Waymond, e trovare il nostro equilibrio attraverso gli altri. Quello dell'equilibrio è un concetto cardine della pellicola, rappresenta la filosofia cinese dello yin e dello yang, due energie opposte, necessarie, che si completano a vicenda. Lo yin è un'energia negativa, una luce passiva che incarna il lato più oscuro di ogni cosa nell'universo, è la rappresentazione del caos,
che nel film viene chiaramente portato su schermo attraverso il personaggio di Joy/Joe Putupaki. Non a caso il bagel da lei creato è interamente fatto di oscurità, con un puntino luminoso in mezzo. Mentre lo Yang è un'energia positiva, attiva, una luce luminosa rappresentata nel film da Evelyn. Infatti quello che diventerà il suo simbolo, il buffo piccolo occhio di plastica che il marito attacca ovunque, e non è un caso che quell'oggetto arrivi proprio da Waymond, è interamente bianco, tranne per un puntino nero. Le due essenze vanno così a completarsi, bilanciandosi, creando un'armonia che non potrebbe esistere in mancanza di una delle parti. L'esistenza di una dipende dall'esistenza dell'altra, l'esistenza delle persone dipende dalle altre persone. Questo è ciò che il film vuole comunicare. Un concetto magari banale, ma che viene portato su schermo in modo molto interessante, ed è questo a fare la differenza. Prima di concludere con la recensione vorrei parlare brevemente di quelle due sequenze a cui avevo accennato in precedenza, che sono riuscite a colpirmi in modo particolare. Mi riferisco alla prima volta che vediamo il bagel, con la spiegazione di Jobu accompagnata da una musica struggente che racconta ciò che stiamo osservando. Davanti a quell'ammasso del tutto collassato su se stesso e tradottosi di conseguenza in nulla, alla ragazza sfugge una lacrima, facendo uscire la sua disperazione davanti ad uno scenario così pessimista. Il brano sale di intensità e si interrompe di colpo, trasformando il momento da commovente in drammatico, facendoci avvertire immediatamente il cambio d'atmosfera, come fosse stato risucchiato anch'esso all'interno del bagel, nel quale entriamo prepotentemente spinti dalle parole di Jobu, e solo a questo punto torna ad esplodere la musica, una musica tragica e catastrofica. Una sequenza bellissima che mi ha messo anche una discreta paura, quando la riguardo riesce sempre ad inquietarmi, proprio a causa dello straordinario utilizzo della componente sonora. L'altra scena che mi ha colpito, stavolta non solo per la musica ma anche per le luci, è il momento in cui Evelyn, presa dalla disperazione davanti al bagel, sta distruggendo la vita di tutte le sei sparse nei vari universi. La totale confusione della protagonista, dovuta al suo riuscire a provare tutto quanto nello stesso momento, viene perfettamente enfatizzata dal frenetico utilizzo dell'illuminazione, grazie al quale ci vengono trasmesse le sensazioni che sta provando in quei brevi istanti, e il tutto andrà poi ad esplodere con quel montaggio serratissimo di alcune sue versioni sparse negli altri mondi. Quando Evelyn arriva, grazie alle parole del marito, a trovare una sua armonia in risposta al caos di Joy, le luci rallentano, comunicandoci insieme alla musica non più confusione, ma un ritrovato equilibrio. In quel momento Waymond è stato lo Yang di Evelyn, la sua energia positiva, mentre lei era persa nel caos dello Yin. Ancora una volta, il messaggio è che le persone hanno bisogno di altre persone. Per concludere la recensione, direi che Everything Everywhere All at Once è sicuramente un buon film, per quanto mi riguarda molto divertente, che fornisce diversi spunti di riflessione, nascondendo al suo interno vari significati, ma non arriverei a definirlo un capolavoro. Probabilmente fosse durato una mezz'ora di meno, avrebbe avuto un discreto equilibrio tra ironia e serietà, che purtroppo si è andata a perdere a causa dell'eccessiva durata. Se la storia fosse stata asciugata un po' e i tempi gestiti in maniera migliore, l'asticella sarebbe stata decisamente più in alto. Ce ne fossero comunque di blockbuster così, sarà in sala un giorno sì e l'altro pure. Visioni di questo tipo, oltre a divertire, ci lasciano sempre qualcosa di nuovo, ed è proprio questa la forza della settima arte. Finito un film potremmo non essere le stesse persone che lo hanno cominciato, perché il cinema è in grado di arricchirci e attraverso di esso possiamo crescere come individui.